Ciao, chi sei? Ciao a tutti, io sono Oliviero, sono un insegnante di chitarra e volevo fare questa serie di video per spiegarvi un poco, sono timido, per spiegarvi un poco quello che io conosco, quello che io so sulla chitarra. L'idea alla base del corso è che la persona si deve divertire, la persona deve divertirsi con la musica, e soprattutto si deve poter esprimere. Allora, parliamo in generale. Comunque dobbiamo partire dalle basi della musica e poi andare avanti, spiegare magari gli accordi, un po' come si arpeggia, come si fa strumming, si chiama. Partiamo però dalla base delle note. Diciamo che nella musica occidentale noi utilizziamo 12 note. Dico nella musica occidentale perché magari nella musica indiana utilizzano anche i quarti di tono, quindi utilizzano più note, poi vabbè c'è la musica indigena che è tutto un altro discorso. Nella musica occidentale, quella che utilizziamo noi, utilizziamo 12 note. Queste 12 note si dividono in note naturali e note alterate. Le note naturali sono il Do, il Re, il Mi, il Fa, poi abbiamo il Sol, il La ed il Si. Le note alterate, vediamo se riesco a farle mettere al centro, sono Do diesis, Re bemolle, Re diesis o Mi bemolle, poi tra il Mi e il Fa non ci sono note alterate, tra il Fa e il Sol abbiamo il Fa diesis o Sol bemolle, tra il Sol e il La il Sol diesis o il La bemolle e tra il La e il Si il La diesis o Si bemolle. Queste note, cioè queste due indicazioni di note, Do diesis e Re bemolle, indicano la stessa nota, cioè il suo stesso suono. Quindi abbiamo in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 note. Questa serie di 12 note viene chiamata scala cromatica. Al contrario della chitarra, che è un po' più complicato, meno facile a livello di visualizzazione, sul pianoforte è molto semplice la questione. Cioè è molto semplice capire quali sono le note naturali e quali sono le note alterate. Perché le note naturali sono rappresentate dai tasti bianchi, mentre le note alterate sono rappresentate dai tasti neri. Quindi partiamo col Do, che si trova alla sinistra dei due tasti neri. Come vedi c'è sempre uno stesso schema che si ripete. Comunque alla sinistra dei due tasti neri si trova il Do, poi abbiamo il Re, il Mi, il Fa, il Sol, il La, il Si, eccetera eccetera. Si continua quindi un'altra volta con il Do, il Re, il Mi, il Fa, il Sol, bla bla bla, e a scendere Do, Si, La, Sol, Fa, eccetera. Mentre le note alterate sono rappresentate dai tasti neri. Abbiamo quindi tra il Do e il Re il Do diesis o il Re bemolle, tra il Re e il Mi il Re diesis o il Mi bemolle, tra il Fa e il Sol Fa diesis o il Sol bemolle, tra il Sol e il La il Sol diesis o il La bemolle, tra il La e il Si il La diesis o Si bemolle. La chitarra abbiamo di solito 6 corde, anche perché esistono chitarre che ne hanno 7, chitarre che ne hanno 8, chitarre che ne hanno 10, chitarre che ne hanno 5, poi stanno gli ukulele che hanno 4 corde, vabbè, ma quella è un'altra storia. E queste corde vengono numerate dal basso verso l'alto, cioè dal basso dalla corda più fine all'alto dalla corda più doppia, insomma. La prima corda è accordata come un Mi, la seconda corda invece come un Si, la terza corda come un Sol, la quarta corda come un Re, la quinta corda come un La e la sesta corda un'altra volta come un Mi. Come funziona la chitarra? Come facciamo a suonare le altre note? Se io premo, per esempio, sulla prima corda, che è a vuoto, abbiamo detto a vuoto vuol dire che premo soltanto la corda, cioè suono, plettro soltanto la corda senza andare a pigiare nessun tasto. Abbiamo detto quindi che è un Mi. Se vado a premere il primo tasto della prima corda e suono un'altra volta la prima corda, vado avanti di una nota sulla nostra scala cromatica. Quindi era un Mi, adesso diventa un Fa. Se vado avanti di un altro tasto, vado avanti ancora di un'altra nota sulla scala cromatica, diventa quindi un Fa diesis o un Sol bemolle. Avanti ancora di un altro tasto diventa un Sol, avanti ancora Sol diesis, avanti ancora La, eccetera eccetera. Facciamo un esempio su un'altra corda, per esempio il Sol. Quindi abbiamo la corda a vuoto che è un Sol, se premo il primo tasto avremo il Sol diesis o un La bemolle, il secondo tasto un La, terzo tasto La diesis o Si bemolle, eccetera eccetera, fino ad arrivare al 12° tasto, visto che le note sono 12, fa tutto quanto il giro della scala cromatica e arriva un'altra volta al Sol. Al 12° tasto quindi le note sono un'altra volta Mi, Si, Sol, Re, La, Mi, e dal 12° tasto in poi
ritornano tutte le note che avevamo prima. Per esempio il 13° tasto è un Fa, tale quale è al primo tasto, il 14° Fa diesis, tale quale è al secondo tasto, eccetera, eccetera. In questo modo possiamo mapparci, insomma, con un po' di pratica, un po' di allenamento, mapparci tutta quanta la tastiera, si chiama tastiera del fretboard in inglese, la tastiera della chitarra e avere presente un po' tutte quante le note su tutta quanta la tastiera. Ci sono vari esercizi per allenarsi a ricordarsi un po' tutte quante le note e che magari vedremo poi in futuro.